Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi revisioniamo insieme a voi questo voltmetro, un voltmetro RMS degli anni 70, se non ricordo male, mio. Lo voglio risistemare perché l'avevo alla fine messo in un angolo perché ce n'ho dell'altro, insomma l'ho ritirato fuori e lo voglio risistemare. C'è il commutatore da riguardare alcune cose. Questo è un voltmetro che ha una banda passante di oltre 1 MHz, oltre a leggere il vero valore efficace praticamente, cosa che ai tempi con i multimetri analogici era impensabile. Che lo poso qui e continuate a vedere questo video e vedete anche questa volta cosa combiniamo io e voi. Oggi volevo fare manutenzione a questo multimetro dell'HP. Praticamente in realtà è un voltmetro solamente in alternata, però c'ha di bello che è un voltmetro, come vedete, RMS, voltmeter c'è scritto. Ora, negli anni 60-70, quando hanno fatto questo strumento qui, non era così banale un apparecchio che leggesse diciamo veramente il vero valore efficace, magari di una forma d'onda strana o che avesse o che leggesse delle frequenze elevate, perché i normali ICE, i normali Pantec, quello che c'era, insomma, allora si fermavano molto prima, per esempio, dei 1000 Hz e non leggevano il vero valore efficace di forme d'onda che erano un attimino non perfettamente sinusoidali. Questi qui erano, le faceva l'HP, ovviamente erano americani e funzionavano molto bene. Ora questo qui, vediamo un po', spero che abbia solamente il problema del commutatore. Se io tocco il commutatore praticamente sembra che faccia le bizze. Non è detto, però potrebbe essere solamente quella. L'unico problema è che appena l'ho acceso bastava toccare così il commutatore si muoveva, vedete? E spero che sia solo quello e che non siano altri falsi contatti sulla scheda. Comunque ve lo apro, vi faccio vedere come è fatto dentro e guardiamo che tipo di manutenzione ci posso fare. Eccolo qua, l'ho aperto, come vedete c'è ben più roba che di un normale multimetro, ovviamente. La costruzione ovviamente era impeccabile, tutto alluminio, tutte schede in questo caso non sono dorate ma sono argentate, se no alle volte erano anche dorate. E praticamente ora guardo se è questione di pulizia del commutatore, che però purtroppo è qui dentro. Do un'occhiata e ci rivediamo. Prima di rimontarlo devo fissare questa scheda. Questa scheda era fissata con tipo gomma piuma, comunque non è gomma piuma qui, vedete, invece ora non c'è più, si è consumata tutta e si muove. Vi faccio notare che questa doratura che vedete praticamente non è un'ottonatura o roba del genere, ma sulle schede HP era veramente una doratura, c'era sugli strumenti blasonati praticamente. Allora fisso questa scheda qui e poi lo rimonto. La scheda ci ho rimesso al posto della gommina che c'era un po' di lana di roccia, come vedete si muove, cioè non si muove come prima perché era senza nulla, scheda sciottolante, si muove leggermente, è ammortizzata e diciamo va benissimo. Ora lo rimonto, rimetto prima lo schermo qui giù, anzi vi voglio far vedere il commutatore che ho pulito. Quelli sono commutatori, il commutatore ha i contatti striscianti dorati, comunque erano sporchi, però essendo aperti l'ho puliti. Ci rimetto lo schermo, che lo schermo è questo, lo rimetto al posto e poi lo posso chiudere. Vediamo se riesco. Eccolo qua, va fissato qui e con una vite qui e dopo è a posto. Ovviamente va fissato e va strinto sia qui che qua e dopo praticamente
è a posto. Allora, avete visto la prima vite, quell'altra vite ve la faccio vedere ora perché non ve l'avevo fatta vedere, perché era fuori inquadratura. Questa è quella di prima. Lo stringo e poi pulisco tutto il mobile e lo rimonto. Ecco, ora stiamo leggendo 800 millivolt a 1 kHz praticamente. E come vedete è piuttosto preciso, tarato anche i trimmer ovviamente sia del fondo scala che dell'inizio scala. Vi faccio vedere il generatore di funzioni. Allora, prima vi faccio dare un'occhiata, vedete, 800 mV a 1 kHz. Abbiate pazienza con le riprese un po' così in qualche maniera, ma insomma siamo fra amici, no? Non è mica che... Eccolo lì sopra, quello del generatore, vedete 1 kHz 800 mV, ritorno sul voltmetro. Proviamo a vedere, che ne so, 5, vediamo se arriva a 5 volt. 5 volt RMS, ovviamente è andata a fondo scala, lo mettiamo su 10 volt e 5 volt RMS, sempre a 1 kHz, come vedete le legge, diciamo perfettamente. La taratura è stata fatta, però non si limita a leggere 1 kHz. Se io sposto la frequenza, vediamo un attimino, a 20 kHz, come vedete continuo a leggerli praticamente quasi del tutto bene, considerando anche l'invecchiamento e considerando che è aperto, perché probabilmente quando è chiuso questa variazione leggera non ce l'ha. Comunque ora metto, per esempio, esagero 1 MHz e praticamente a 1 MHz continua a leggere. Ora non so se ovviamente il generatore sarà preciso di continuare a erogare 5 volt a 1 MHz. Comunque vi faccio vedere, quello è il generatore, diciamo che teoricamente sta tirando fuori 5 volt a 1 MHz. Allora, proviamo a erogare 2,5 volt, che forse volt RMS, ecco qua, 2,5 volt, vediamo se lo strumento le legge. Sta leggendo comunque 1 MHz, che ovviamente nessun strumento di quelli analogici del tempo andava a leggere. E ovviamente questo era uno strumento blasonato. 2,5 praticamente su 3 volt qua. E ci siamo, direi che comunque ci siamo. E sì che lo strumento ora funziona e è tarato perfettamente. Ma non solo, andava a leggere, vediamo un attimo, facciamo una prova. Proviamo a leggere del voltaggio molto ma molto più basso, perché vedete che legge praticamente anche valori molto piccoli. Proviamo. Ora sto leggendo 30 millivolt praticamente, sempre a 1 MHz. Come vedete sulla scala 100 millivolt fondo scala e sto leggendo praticamente 30 millivolt. Vediamo se possiamo andare ancora più giù, perché è tutto aperto. Solo che il problema è che ci vorrebbe una resistenzina di carico e poi è tutto aperto lo strumento, sicché valori ancora più bassi li leggo male. Comunque proviamo. Ora vi inquadro il generatore di forme d'onda, siamo sempre a 1 MHz e sto erogando 1 millivolt praticamente. 1 millivolt, come vedete siamo fondo scala 3 volt. Siamo a fondo scala 3 millivolt, scusate, sono rintronato, vedete, 3 millivolt e lui si sta leggendo praticamente 1 millivolt, cioè, ripeto, era impensabile. Sono apparecchi che ancora oggi fanno veramente comodo. Come possiamo vedere, rimontato, nonostante la veneranda età, si presenta ancora, diciamo, abbastanza bene. C'è su questa maniglia qui sopra leggermente, dove c'è la cromatura, è venuta fuori qualche bollicina di ruggine, ma poca roba. Direi che è passato all'esame anche questo strumento qui.
Allora il video è finito, il voltmetro l'abbiamo revisionato insieme e è tornato agli antichi fasti e funziona perfettamente comunque. E se il video vi è piaciuto, ovviamente ve lo dico sempre, insomma, mettete un mi piace. Chi non l'avesse fatto si può iscrivere al canale, che a me fa piacere, per far vedere che gradisce i contenuti gratuiti che metto a disposizione di tutti. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!